Ciao ragazzi, siamo al secondo giorno a Londra. Adesso stiamo attraversando Kensington Park e andiamo a piedi, non prendiamo la metropolitana perché in mezz'oretta arriviamo all'History Natural Museum, che è pronuncia madrelingua. Comunque, giusto per farvelo sapere, abbiamo una settimana prima di venire a Londra, abbiamo prenotato i biglietti online, abbiamo l'entrata alle 10:15. L'entrata è gratuita, se li prenoti online ti avanzi di fare la coda a prendere il biglietto. All'interno del Kensington Garden troviamo il monumento Albert Memorial. Fu commissionato dalla sua consorte, la regina Vittoria, dopo che il principe Alberto morì nel 1861 per una febbre tifoide. Di fronte al monumento c'è la sala da concerto, il Royal Albert Hall. Qui si sono esibiti i famosi cantanti come Frank Sinatra e anche il famoso circo, il Cirque du Soleil. Questo è il Royal College of Music. Ed eccoci all'History Natural Museum. Qui uno scheletro di un stegosauro e una serie di minerali. Un sacco di animali imbalsamati, ma sinceramente non è che ci entusiasmino molto. Altri scheletri di animali preistorici. Naturalmente questi sono finti. In questa bellissima stanza c'è appeso uno scheletro di una balena azzurra al soffitto. La sala è gigantesca e piena di luce, con quel tocco di grandiosità che ti fa sentire minuscolo e al contempo super curioso. È un po' come entrare in una cattedrale, ma invece di santi e angeli sei circondato da dinosauri e creature preistoriche. Insomma, è il posto perfetto per farsi una passeggiata tra le meraviglie del passato. Nella descrizione metterò il link dei video degli altri giorni passati a Londra. Qui siamo usciti dal Museo di Storia Naturale e questa è la sua facciata, pronta a sorprenderti. Siamo usciti da un quarto d'ora dal Natural History Museum e adesso a piedi un quarto d'ora, 20 minuti, siamo in magazzini a Harrods. Nacquero nel 1834 come negozio di alimentari e si ingrandirono nel tempo. Se lo visitate sotto Natale, le decorazioni natalizie sono davvero stupende. Adesso siamo usciti dai magazzini Harrods, ma non ho fatto nessun filmato. Mi sembra che non ci sia niente di rilevante da far vedere, dei gran negozi. E adesso una mezz'oretta di nuovo a piedi, ci spostiamo verso Buckingham Palace. Questo è il Wellington Arch. Adesso siamo a Green Park, ormai sul fondo di questa via c'è Buckingham Palace, siamo ormai arrivati, una mezz'oretta come avevo detto. È giusto per informazione, se vi interessa, io per girare Londra uso City Mapper che ti indica il tempo a piedi, se prendi la metropolitana, che metropolitane prendere, tutto quanto. E infatti per venire a Buckingham Palace ci dava 25 minuti in metropolitana, 20-25 minuti in metropolitana e mezz'oretta a piedi, per cui per 5 minuti siamo venuti a piedi. Oltre a essere la dimora del re, qui si fanno numerose cerimonie pubbliche ed è anche una grande attrazione turistica, soprattutto per il famoso cambio della guardia. Di fronte a Buckingham Palace c'è il Victorial Memorial, un monumento in memoria della regina Vittoria.
Vicino a Buckingham Palace troviamo il St. James Park, che è il più curato dei parchi proprio perché è vicino a Buckingham Palace. Nel parco troviamo un lago artificiale molto bello. E adesso ci avviciniamo al Big Ben, ma prima visitiamo l'abbazia di Westminster. L'abbazia di Westminster è sede delle incoronazioni dei sovrani d'Inghilterra. Non è soggetta all'autorità diocesana ed è una chiesa proprietaria della monarchia britannica ed è patrimonio dell'umanità UNESCO. Ed ecco il Big Ben di Londra, la superstar delle torri con orologio. Non è solo un attore, ma è una vera celebrità. È il campanile dell'iconico palazzo di Westminster e il suo vero nome è Elizabeth Tower, ma tutti lo chiamano Big Ben. Alto 96 metri, è stato completato nel 1859 e anche se è stato fermo per lavori di restauro, ora è tornata a dirci che ora è. Il Palazzo di Westminster, sede del Parlamento britannico e simbolo iconico di Londra, sorge maestoso sul Tamigi. Originario dell'epoca medievale, fu in gran parte ricostruito nel XIX secolo dopo l'incendio del 1834. Ci stiamo avvicinando a London Eye e dalla parte opposta, praticamente di fianco a London Eye, c'è anche un muretto tutto con dei cuoricini in ricordo dei morti per il Covid. Adesso facciamo un salto anche lì, non l'avevamo messo nella nostra lista di cose da vedere, ma siccome è qua vicino ci vuole un attimo a vederlo. E London Eye, la ruota panoramica di Londra dall'anno 2000. Alta 135 metri, ti regala viste mozzafiato dalla città in 30 minuti. Perfetta per vedere Londra dall'alto. Inizialmente aveva solo un contratto di locazione di 5 anni, che è stato poi prorogato. L'attuale contratto di locazione del London Eye dura solo fino al 2028 e il suo futuro deve essere ancora deciso, per cui chissà se nel 2028 verrà rimossa. Qui siamo all'Horse Guards Parade, c'è un grosso piazzale dove vengono fatti diversi eventi militari. Siamo a Trafalgar Square e siamo arrivati a piedi da London Eye. Abbiamo girato tutto dritto, visto il cambio del cavallo e siamo arrivati a Trafalgar Square. E mentre sto riprendendo mi passa anche davanti uno, poi la polizia e i pompieri, sono i pompieri. Senti. Al centro c'è la colonna di Nelson, circondata da leoni giganti. Poi ci sono le fontane e non dimentichiamo la National Gallery che si affaccia sulla piazza. Un posto perfetto per rilassarsi, osservare la gente e sentire l'energia londinese. Adesso, dopo essere stati a Trafalgar Square, scusate, Nadia mi ha detto che vuole portarmi in un posto senza dirmelo. L'itinerario l'ho fatto io e lei l'ha modificato. Adesso non so, sto andando dietro a lei, guardiamo dove mi porta. Nadia, ecco dove mi vuole portare, il negozio della Lego. C'è un pochettino di gente può entrare, appena. Vabbè dai, tanto non compriamo niente. Di fronte al negozio della Lego c'è quello delle M&M's, ma non ci siamo andati.
questo video vi ha fatto venire voglia di fare le valigie, mettete un like, condividete e iscrivetevi per continuare a viaggiare insieme. Ed eccoci a Chinatown. Vi sono ristoranti e negozi. Nei ristoranti si può gustare la cucina di qualsiasi regione della Cina, compreso il dim sum cantonese. Tra la fine di gennaio e i primi di febbraio, fuochi d'artificio e il volteggiare di draghi salutano il capodanno cinese. Qui siamo nel quartiere di Soho, dove ci sono numerosi ristoranti, da quelli economici a quelli esclusivi premiati con la stella Michelin. Qui siamo all'Apple Market, che offre una gamma di oggetti e prodotti unici fatti a mano. Qui siamo a Leicester Square e vediamo la statua di Harry Potter e quella di Mary Poppins. Questo invece è il bellissimo negozio della TWG, produttrice di tè. Ed eccoci a Piccadilly Circus, il cuore pulsante di Londra, una piazza, un punto di ritrovo e un'attrazione turistica, tutto in uno. Un tipico pub di Londra. Questo è un giardino che si trova a Soho e questo edificio serve per nascondere una sottostazione elettrica. Siamo tornati a Westminster perché Nadia pensava che l'abbazia e la cattedrale fossero la stessa cosa. Spoiler, non lo sono. Ed ecco la cattedrale di Westminster. L'esterno si caratterizza per le cupole orientaleggianti, per il colore rosso dei mattoni e soprattutto per l'alta torre campanaria intitolata San Edoardo, che raggiunge gli 87 metri di altezza. A cena ovviamente fish and chips e un panino. Ci hanno guardato storto quando abbiamo chiesto un pancake per cena. Siamo già arrivati alla fine di questa fantastica giornata, ma niente paura, siamo pronti a ripartire domani. Non dimenticatevi di seguire quando usciranno i video del terzo e quarto giorno a Londra e se non l'avete ancora fatto guardate anche quello del primo giorno. Un saluto da turisti squattrinati, ciao ciao!